Oggi, ricollegandomi anche un po' a quella che è l'ultima novità di Watches and Wonders, una delle ultime da parte di Rolex, ovvero il GMT Master 2 cosiddetto già dagli appassionati Bruce Wayne, ovvero un GMT Master con bracciale Jubilee e lunetta bicolore grigia e nera, insomma, ricollegandomi a questa novità, voglio parlarvi un po' meglio invece del GMT Master mancino. Sì, in realtà ne abbiamo già parlato, però c'è qualcosa che voglio aggiungere in proposito e ne approfitto anche dopo aver realizzato alcune belle immagini da Giulio Chiossone. Quindi, senza perdere altro tempo, 3 secondi di sigla e cominciamo con la nostra discussione a tema GMT Master. Benvenuti o bentornati qui nella nostra stanza degli orologi su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di grandi imprese che uomini straordinari hanno compiuto con i loro orologi al polso, perché come dico sempre, quello che più ci appassiona, oltre ai contenuti tecnici, alla microingegneria all'interno degli orologi o magari la ricerca di materiali straordinari, ci sono soprattutto le loro storie, che è un po' la mia passione in generale, ma forse anche un po' l'anima di questi orologi che forse senza storie sarebbero soltanto dei pezzi di ferro. E in questa nuova puntata volevo approfittare di alcune immagini che ho registrato appunto da Giulio Chiossone per parlare ancora una volta e in maniera un po' più intima, come spesso facciamo qui su TOC, di una delle ultime novità di Rolex, ovvero il nuovo GMT Master 2 in questa versione un po' più sobria, lunetta nera e grigia bicolore, che va a sostituire il GMT Master 2 in ceramica lunetta nera, che se non sapete è anche il primo Rolex in assoluto ad aver avuto una lunetta in ceramica, e che ha acquisito anche il bracciale Jubilee. Quindi diciamo una nuova versione di questo GMT Master 2 più sobrio, e questo Jubilee che ormai vediamo praticamente dappertutto, tranne che su Root Beer in acciaio e oro rosa, che forse sarebbe invece la novità più attesa da parte dei collezionisti, quantomeno da me, ma che ancora una volta Rolex non ci ha dato. Detto questo, però, è interessante vedere come Rolex abbia ampliato ancora di più l'offerta del GMT Master 2, che forse oggi, Daytona a parte, e mi riferisco soprattutto a materiali preziosi e pietre preziose, è il professionale più vario all'interno del catalogo della Maison Coronata. Infatti GMT Master lo vediamo con vari bracciali Oyster e Jubilee in varie configurazioni, tra cui addirittura un mancino con lunetta nera e verde naturalmente, e poi ancora abbiamo la lunetta blu e nera, la lunetta blu e rossa, questa nuova lunetta grigia e nera che già avevamo visto sulla versione in acciaio oro con bracciale Jubilee. Insomma, un'offerta vastissima, e quindi titolo di questo video: ma ha senso tutto questo? Beh, da un lato, come dico sempre, indubbiamente sì, nel senso che un nuovo orologio a catalogo non può che semplicemente ampliare la scelta, e se non ci piace passiamo avanti. Non è obbligatorio comprare, in realtà non sarebbe obbligatorio neppure commentare, però siamo appassionati su un canale di appassionati di orologi, quindi se non commentiamo non vedo cos'altro dovremmo fare. Però a parte questo, insomma, l'offerta è molto vasta e io credo che avere una scelta così ampia non possa che essere un bene, perché ci consente di avere il GMT perfetto per tutti i gusti, sempre che i concessionari inizino a consegnarli questi orologi. Ad ogni modo, l'ultima novità di Rolex, il GMT sobrio, il Bruce Wayne, mi è piaciuta abbastanza, ma non troppo, nel senso che un GMT più sobrio indubbiamente può far piacere, ma credo anche che, così come il GMT Master lunetta nera, anche questo grigio e nero farà un po' la fine dell'ultimo GMT della classe, quello meno amato e meno ambito, anche perché c'è da dirlo, il GMT da sempre piace con lunetta bicolore, e se proprio non possiamo acquistare un Pepsi con lunetta blu e rossa, la scelta è vasta e cade anche su questo mancino. Ora, la scelta dell'accostamento verde e nero non è piaciuta a tutti, e onestamente non è piaciuta neppure a me al momento della presentazione,
sebbene poi, come sempre, dopo averlo visto dal vivo e provato al polso, mi sono dovuto indubbiamente ricredere, sebbene non sia la combinazione di colori preferita. Però è anche vero che da un punto di vista concettualmente collezionistico, questo GMT mancino io lo reputo in realtà interessante. Ora vi spiego tecnicamente come è stato realizzato questo orologio e poi magari nei commenti parliamo assieme anche del senso che può avere all'interno del catalogo Rolex. Allora, come è fatto questo orologio? Non è altro che un orologio rovesciato, al contrario, è un orologio girato di 180 gradi ed è veramente realizzato in questo modo. In pratica l'orologio è stato girato di 180 gradi, quindi facendo capitare la corona a sinistra piuttosto che a destra. È stato girato il bracciale in maniera tale da avere la chiusura nel verso giusto, quindi verso l'interno del polso, e poi all'interno è stato ruotato anche il movimento, perché ad esempio questo orologio si regola al contrario rispetto invece a un GMT Master con corona a destra, cioè se si spostano le lancette dell'orologio svitando la corona in senso antiorario e ruotando poi la corona in senso orario, nel GMT mancino funziona al contrario, e cioè si svita la corona dell'orologio in senso antiorario perché le viti funzionano tutte in questo modo, a parte quelle inverse, e poi si regola l'orario girando la corona nel senso opposto. E questo naturalmente è dovuto al fatto che è come se stessimo provando ad utilizzare un qualsiasi GMT Master, ma anche un altro orologio, con la corona a sinistra. Se ci provate vedrete che funziona semplicemente al contrario. Questo perché il movimento appunto è girato assieme alla cassa, ma su questo movimento il quadrante invece naturalmente è montato in maniera dritta, così come sono montate in maniera dritta anche le sfere, cioè praticamente questo orologio cambia la data non a mezzanotte virtualmente ma alle 6:30. Poi naturalmente alle 6:30 vedrebbe le lancette montate in un certo modo, quindi spostate rispetto a un asse perfettamente verticale, ma insomma l'orologio nel momento in cui scatta la data le lancette gli vengono montate ad ore 12, sebbene siano le 12 al contrario, verso il basso. Insomma, niente di particolare, se non che questo quadrante, a differenza di altri mancini che conservavano la data a destra, ha invece la finestrella della data a sinistra, e per avere una lettura corretta il disco della data è stampato in maniera inversa, cioè in maniera negativa, in maniera speculare rispetto a un disco della data normale, perché appunto la data si deve poter leggere a sinistra e non a destra. E un altro elemento per capire che questo orologio è effettivamente montato al contrario è che la data non scatta dall'alto verso il basso, ma al contrario dal basso verso l'alto, perché in pratica vediamo la data dall'altra parte, e cioè dall'altra parte del giro del disco della data. Insomma, un orologio al contrario con un paio di particolarità. Da un punto di vista collezionistico questo orologio io lo trovo interessante perché è il primo vero mancino di Rolex. Benché ci siano degli esempi vintage di cui sicuramente avrete visto alcune immagini, quegli orologi pare che in realtà non siano mai stati prodotti ufficialmente da Rolex e infatti non sono presenti in nessun catalogo a quanto mi costi. Diversamente dovrebbero essere invece delle richieste speciali, delle personalizzazioni richieste appunto da alcuni clienti, che all'epoca era molto più semplice realizzare, perché se li guardate bene questi vintage hanno la data a ore 3, sebbene la corona sia a ore 9, quindi diversi dall'ultimo mancino dove la data appunto è a ore 9. E per mettere la data a ore 3, quindi lasciare esattamente la stessa configurazione dell'orologio, semplicemente ruotando la corona a sinistra e quindi mettendola ad ore 9, in realtà è molto semplice, cioè in pratica bastava semplicemente ruotare tutto l'orologio togliendo le sfere e il quadrante e riposizionando soltanto queste ultime. Quindi togliendo le sfere e il quadrante si girava l'orologio e poi si riposizionava il quadrante, che non aveva il problema dei piedini perché erano quadranti scatolati, quindi era possibile metterli praticamente come meglio pareva, e poi le lancette
in posizione 12 nel momento in cui scattava la data, anche se in realtà la data scattava sotto, quindi come dicevamo prima. A quel punto, girando anche il vetro naturalmente in maniera tale da lasciare il ciclope a ore 3 e quindi ruotando l'orologio lasciando il vetro nella parte corretta, si aveva un mancino con pochissimo sforzo e praticamente in 10 minuti di lavoro. Questo mancino invece è diverso, è il primo vero mancino di Rolex presentato direttamente dall'azienda, non a caso è diverso dai soliti mancini con la data ore 3, ma è un orologio mancino per davvero, tant'è che alcune volte può far venire mal di testa. E proprio per questo motivo, nonostante si tratti di un moderno, ritengo che possa essere per un appassionato, un semplice appassionato, quindi lasciando perdere e mettendo da parte tutti i discorsi relativi a investimenti, speculazioni e tutti questi discorsi del tutto inutili, è un orologio che reputo affascinante proprio perché si tratta della prima realizzazione da parte di Rolex. E devo anche dire, come vi dicevo prima, che messo al polso questa combinazione di colori, sebbene non sia la mia preferita, si fa apprezzare. C'è anche da dire una cosa: è un orologio comodo perché messo sul polso sbagliato, quindi messo comunque a sinistra, non ha la corona che sbatte sul dorso della mano, il che può renderlo effettivamente un orologio apprezzabile anche in quanto ad ergonomia. Ora, ha senso prendere in considerazione questo orologio soprattutto pensando che i concessionari non ce lo consegnano e quindi è necessario acquistarlo da reseller a cifre abbastanza alte? Beh, come sempre la scelta sta al portafoglio di ognuno. C'è da dire che rispetto al listino ufficiale da reseller si trova a un prezzo abbastanza alto, non il doppio ma quasi, e c'è anche da dire che è un orologio che si pensava sarebbe rimasto poco a catalogo e invece è ancora in produzione e pare che non ci sia nessuna volontà, almeno per il momento, di toglierlo dalla produzione, così come si speculava sul Rolex Pepsi, che poi è rimasto a catalogo come tutti gli altri orologi. Per questo motivo chi lo vuole a tutti i costi potrebbe valutare sicuramente di prenderlo da reseller, ma bisogna considerare che oggi la scelta è veramente vasta e a quel prezzo, circa 20.000 euro, si trova veramente di tutto, che sia in casa Rolex o che sia invece qualsiasi altro orologio, anche rarissimo e particolarissimo. Mi viene in mente per esempio un Chaikin o anche altri orologi come Moser e grandi indipendenti, proprio per parlare di grande e alta orologeria, per non parlare di Jaeger LeCoultre e tutto il resto. Però è anche vero che molto spesso il 99% di chi ha quel budget alla fine finisce per comprare Rolex, un po' perché sono bellissimi, sono dei bellissimi professionali, inutile negarlo, un po' perché sono anche delle scelte e delle spese sicure. Come direbbe qualcuno, il nostro amico lo zio Poli, sono degli orologi con cui si gira gratis, cioè si mettono al polso senza paura di perdere soldi, o almeno fino a poco tempo fa era così. Oggi non è proprio così, perché insomma perderci dei soldi è comunque molto semplice, ma in ogni caso si spendono molto più a cuor leggero, questo è vero, è la verità. Però rimangono, come dicevamo, anche dei professionali bellissimi, quindi non posso biasimare chi li acquista e io sono un estimatore di Rolex, al di là dell'investimento, perché poi i soldi li ho sempre persi purtroppo. Quindi un orologio non eccezionale tecnicamente, ma che si tratta comunque della prima realizzazione di Rolex, un orologio al contrario contro l'ultima novità di Rolex, questo famoso Bruce Wayne con la lunetta nera e grigia, che forse è un po', come dicevo, sottotono rispetto a tutti gli altri GMT Master, soprattutto perché siamo abituati a vederli con lunetta bicolore, sì, ma soprattutto colorate. E quindi, alla luce di quelle che sono oggi le offerte dei GMT Master 2 di Rolex, mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate. Personalmente reputo il Pepsi ancora l'orologio più appetibile del catalogo Rolex, seguito dal mancino proprio per le particolarità di cui vi ho parlato in questo breve video, e poi forse ci vedo bene il Root Beer, bellissimo, acciaio e oro rosa, e chissà che arrivi finalmente anche con bracciale Jubilee, poi ancora il Batman cosiddetto lunetta blu e nera, e per ultimo, nonostante si tratti dell'ultima novità, ci metto invece il lunetta nera e grigia, che appunto è un GMT sobrio, ma se dovessimo parlare di orologi sobri in realtà ci sarebbero molte altre scelte che secondo me non ricadono
direttamente su GMT Master. Insomma, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Se gli orologi sono di vostro interesse e vi piace come li raccontiamo qui su Talk, vi chiedo di iscrivervi, è del tutto gratuito, per noi invece è davvero molto importante. Detto questo, vi do appuntamento a una prossima puntata qui nella nostra stanza degli orologi. Ciao!